Lezione 1. Consigli per il colloquio. È importante stabilire un legame con l'intervistatore. Sì, questo rapporto può davvero fare la differenza nella conversazione. Assolutamente sì. È anche importante informarsi in anticipo sull'azienda. Sono d'accordo. Conoscere i loro valori e la loro missione dimostra un interesse genuino. Hai preparato delle domande specifiche per i tuoi colloqui? Sì, mi piace chiedere informazioni sulle dinamiche di squadra e sulla cultura aziendale. Ottime domande. Ti aiutano a capire se è la soluzione giusta. Esatto. Continuiamo a condividere consigli per migliorare le nostre capacità di colloquio. Mi farebbe piacere. Potremmo sostenerci a vicenda in questo processo. Lezione 2. Elementi essenziali del viaggio su strada. È sempre una buona idea avere a portata di mano qualche spuntino durante un viaggio in auto. Assolutamente sì. Gli snack possono rendere il viaggio molto più piacevole. Che tipo di snack porti di solito? Mi piace portare con me frutta, noci e qualche barretta di cereali. Sono delle ottime scelte. Sane e facili da mangiare al volo. Sì, mi piace anche portare un po' d'acqua per rimanere idratato. È fondamentale mantenersi idratati, soprattutto durante i lunghi viaggi. Certamente. Facciamo una lista di cose da fare per il nostro prossimo viaggio su strada. Ottima idea. Non vedo l'ora di vivere la nostra avventura on the road. Lezione 3. Musica terapeutica. Assolutamente. Suonare è davvero terapeutico per me. Sono completamente d'accordo. Aiuta davvero ad alleviare lo stress. Oltre alla chitarra, suoni altri strumenti? Sì, suono anche il pianoforte. È un modo meraviglioso per esprimermi. Fantastico. Il pianoforte ha un suono meraviglioso. Davvero? Mi piace molto la sua versatilità, adatta a generi diversi. Hai mai pensato di esibirti davanti a un pubblico? Sì, è un po' intimidatorio, ma penso che sarebbe emozionante. Sono sicuro che saresti fantastico. Organizziamo presto una piccola jam session. Lezione 4. Routine mattutina. Mi sveglio presto la mattina per allenarmi prima di andare al lavoro. Impressionante. Come fai a restare motivato ad alzarti così presto? Ho scoperto che iniziare la giornata facendo esercizio fisico mi dà davvero energia. Capisco che questo potrebbe dare un tono positivo alla giornata. Esatto. Inoltre, è bello avere un po' di tranquillità prima che la giornata diventi frenetica. Hai stabilito una routine specifica per i tuoi allenamenti? Sì. Durante la settimana alterno allenamento cardio e allenamento di forza. Sembra equilibrato. Forse dovrei adottare una routine simile. Sarei felice di condividere con voi il mio programma e i miei consigli. Lezione 5. Aspettative del test. Ho sentito che rideva e diceva che non era quel tipo di test. Sembra interessante. Di che tipo di test stavano parlando? Sembra che si trattasse più di crescita personale che di crescita accademica.
Adoro questo approccio. Lo sviluppo personale è davvero importante. Sì. Incoraggia le persone a riflettere e a conoscere se stesse. Hai mai fatto un test del genere? Sì. È stata una fantastica esperienza che mi ha aiutato a scoprire i miei punti di forza. È meraviglioso. Penso che tutti dovrebbero avere questa opportunità. Assolutamente sì. Cerchiamo altri workshop incentrati sulla scoperta di sé. Lezione 6. Focus sulla felicità. Cerco di non avere un'espressione accigliata, mi piace essere felice. Che atteggiamento fantastico! La felicità è fondamentale per il nostro benessere. Esatto. Sono felice la maggior parte del tempo e mi sento bene. Che ispirazione! Cosa fai per mantenere la tua felicità? Mi concentro su pensieri positivi e mi circondo di persone che mi motivano. Questa è una strategia intelligente. Avere una cerchia di persone che ti supportano è davvero utile. Sì. Trovo anche il tempo per gli hobby che mi danno gioia. È essenziale. Presto organizzeremo insieme qualche attività divertente. Mi piacerebbe tantissimo. Sarà fantastico condividere momenti di gioia. Lezione 7. Preparativi per il viaggio. Avrò bisogno di documenti speciali per il viaggio. Per ogni evenienza, dovresti portare con te il certificato del tuo medico. Giusto. Meglio essere preparati. Assolutamente sì. Aiuta a evitare qualsiasi problema imprevisto. Pensi che dovrei stipulare anche un'assicurazione di viaggio? Sì, è sempre una buona idea quando si viaggia all'estero. Mi assicurerò di informarmi prima di partire. Bene, ti darà tranquillità mentre ti godi il viaggio. Apprezzo i tuoi consigli. Continuiamo a pianificare la nostra avventura. Lezione 8. Elementi essenziali per la valigia. Hai preparato tutto il necessario per l'hotel? Sì, ho messo in valigia l'essenziale, come articoli da toeletta e vestiti. Perfetto. Ti sei ricordato di portare i caricabatterie per i nostri dispositivi? Certo, ho fatto una lista di controllo per assicurarmi di non dimenticare nulla. Davvero intelligente. Aiuta davvero a rimanere organizzati. Sì, ho incluso anche degli spuntini per il viaggio. Ottima idea. È sempre bello avere qualcosa da sgranocchiare. Esatto, controlliamo 2 volte i bagagli prima di partire. Ottima idea. Non vedo l'ora di partire. Lezione 9. Eredità storica. Nel novembre del 1939 morì per setticemia, ma il suo lavoro continuò a vivere. È un momento storico davvero significativo. Di chi stiamo parlando? Fu una figura straordinaria, nota per il suo contributo alla società. È affascinante come una persona possa lasciare un segno così duraturo. Sì. Le sue idee continuano a influenzare molte persone ancora oggi. Adoro scoprire la storia e le persone che hanno cambiato il mondo. Anch'io.
Scopriamo di più sulla sua vita e sui suoi successi. Certamente, è stimolante riflettere sulla loro eredità. Non vedo l'ora di discuterne. Lezione 10. Adattarsi a nuove culture. Steve ha dovuto abituarsi al cibo giapponese. La gente mangia molto pesce. Deve essere stato un bel cambiamento per lui. Sì, soprattutto perché non aveva mai mangiato molto pesce prima. Immagino, è una parte così importante della loro cucina. Ma imparò gradualmente ad apprezzarlo. Fantastico! Provare nuovi cibi può essere un'esperienza divertente. Assolutamente sì. Si apre un mondo di sapori completamente nuovo. Mi piacerebbe molto saperne di più sulle sue avventure culinarie. La prossima volta che ci sentiamo, vi racconterò qualche storia. Lezione 11. Sezioni del giornale. Questa sezione del giornale solitamente contiene le notizie più importanti da tutto il mondo. Sì, è fondamentale tenersi informati sugli eventi globali. Leggo sempre questa parte per prima quando prendo il caffè al mattino. Anche io. Mi aiuta a iniziare la giornata con consapevolezza. Hai trovato degli articoli recenti che hanno attirato la tua attenzione? Sì, c'era un articolo interessante sulle soluzioni al cambiamento climatico. Sembra interessante. Mi piacerebbe molto leggerlo. Ti mando il link. Dopo averlo letto, ne discutiamo insieme le nostre opinioni. Ottima idea. Non vedo l'ora di parlare con te. Lezione 12. Personaggi storici. George H.W. Bush era anche governatore del Texas dal 1994. Sì, ha avuto una carriera politica piuttosto significativa. Ma a parte questo, ha avuto un impatto duraturo su molte politiche. Assolutamente. La sua leadership nei momenti difficili è stata degna di nota. È affascinante come le sue esperienze abbiano plasmato la sua presidenza. Sì, la storia spesso riflette le decisioni prese da leader come lui. Scopriamo insieme di più sulla sua vita e sui suoi successi. Mi piacerebbe molto. Imparare la storia è sempre illuminante. Non vedo l'ora di immergermici. Lezione 13. Acquisto di scarpe. Fantastico! Ho bisogno anche di un nuovo paio di scarpe. Possiamo dare un'occhiata al negozio di scarpe accanto al bar in cui siamo stati l'ultima volta. Sembra perfetto. Ricordo che avevano una buona selezione. Sì, e anche il personale è stato davvero disponibile. Esatto. Apprezzo molto quando mi danno consigli su vestibilità e comfort. Anch'io. Che tipo di scarpe stai cercando? Voglio qualcosa di versatile, sia per le occasioni informali che per quelle semiformali. Scelta intelligente. Un buon paio di scarpe può davvero impreziosire un outfit. Andiamo lì e vediamo cosa hanno. Lezione 14. Discussioni sulla conformità.
Dobbiamo risolvere alcuni problemi di non conformità nel nostro progetto. Sì, sono d'accordo. Cosa proponi di fare al riguardo? Propongo di implementare un sistema di sanzioni basato sulla gravità della non conformità. Sembra ragionevole. Potrebbe incoraggiare tutti ad aderire alle linee guida. Esatto. Conseguenze chiare potrebbero contribuire a rafforzare l'importanza di seguire le regole. Ne abbiamo già parlato con la squadra. Non ancora, ma dovremmo fissare un incontro per avere il loro parere. Sì, è fondamentale coinvolgere tutti nel processo decisionale. Fissiamo l'appuntamento per la fine della settimana. Lezione 15. Pianificazione dell'avventura. Sicuramente fare snorkeling, esplorare le foreste pluviali e provare la cucina locale sembra fantastico. Davvero? Mi piace l'idea di vivere la natura e la cultura in un unico viaggio. Sì. Ogni attività offre una prospettiva unica sulla destinazione. Sei mai stato in una foresta pluviale? Io no, ma ho sempre desiderato andarci. E tu? Ne ho visitato uno l'anno scorso ed è stato mozzafiato. Posso solo immaginarlo. Assicuriamoci di includerlo nel nostro itinerario di viaggio. Assolutamente. Sarà un'avventura indimenticabile. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare tutti i dettagli. Lezione 16. Piani per le escursioni. Sì, è così rilassante e rinfrescante qui fuori. Hai deciso quale sentiero percorrere? Io propendo per quello con la vista panoramica. Ottima scelta! Il panorama dovrebbe essere mozzafiato. Ho sentito dire che non è troppo difficile, il che lo rende perfetto per un'escursione tranquilla. Esatto! Voglio solo godermi il paesaggio e prendermi il mio tempo. Prepariamo degli spuntini e trascorriamo una giornata indimenticabile. Ottima idea! Un picnic in cima sarebbe fantastico. Non vedo l'ora. Lezione 17. Emozione invernale. La neve è bellissima. Sì, finalmente ha smesso. Mia sorella e io non vediamo l'ora di uscire. Sembra divertente. Stai pensando di costruire un pupazzo di neve? Assolutamente. Per noi è una tradizione ogni volta che nevica. Fantastico. Adoro vedere pupazzi di neve creativi nel quartiere. Anch'io. Dovremmo fare una piccola battaglia a palle di neve dopo. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di unirmi a voi. Vestitiamo a strati e partiamo presto. Assolutamente. La neve non durerà a lungo. Lezione 18. Viste panoramiche. Sono d'accordo, qui è un posto panoramico e rilassante. Inoltre, durante l'escursione potrete ammirare il paesaggio. Esatto. Il panorama è mozzafiato, soprattutto al tramonto. Hai già percorso questo sentiero? Io sì e sono rimasto stupito da quanto sia bello.
Capisco perché. La natura ha il potere di calmare la mente. Sì. Non dimentichiamoci di scattare qualche foto lungo il percorso. Certamente. Voglio catturare ogni momento. Sarà un'esperienza indimenticabile. Lezione 19. Conto alla rovescia per il nuovo anno. Con l'avvicinarsi della mezzanotte, tutti cominciano il conto alla rovescia. Sì, e poi tutti applaudono quando l'orologio batte la mezzanotte. È un momento davvero emozionante, pieno di speranze per il nuovo anno. Assolutamente sì. Hai qualche proposito per l'anno a venire? Ho intenzione di concentrarmi sul miglioramento personale e sull'apprendimento di nuove competenze. È un obiettivo grandioso. Voglio viaggiare di più ed esplorare nuove culture. Sembrano buoni propositi. Sosteniamoci a vicenda per raggiungerli. Sì, possiamo controllare regolarmente come stiamo andando. Non vedo l'ora che arrivi un anno fantastico. Lezione 20. Fenomeni di vaporizzazione. Ci sono oggetti sui quali sono state vaporizzate delle persone, così che ne appare la forma. Sembra affascinante. A cosa ti riferisci? Si tratta di un fenomeno legato al calore intenso, spesso osservato negli esperimenti scientifici. Wow! Deve essere incredibile assistere a un effetto del genere. Sì. È un promemoria del potere della natura e della scienza. Mi piacerebbe saperne di più. Hai qualche risorsa? Ho alcuni articoli che lo spiegano in dettaglio. Fantastico! Leggiamoli insieme e discutiamone. Non vedo l'ora di approfondire questo argomento. Lezione 21. Pianificare un incontro. Invitiamo i nostri amici per una riunione. Sembra un'idea geniale. Spedirò gli inviti. Ottimo. A quale data stai pensando? Che ne dite di sabato prossimo? Così tutti hanno il tempo di prepararsi. Perfetto. Possiamo organizzare qualche attività divertente per la serata. Sì, forse dei giochi o una maratona di film sarebbero divertenti. Adoro queste idee. Assicuriamoci anche di avere tanti spuntini. Assolutamente. Organizzerò io il cibo e le bevande. Sarà una serata fantastica. Lezione 22. Discorso sulla patente di guida. Hai la patente di guida? Sì, certo. L'ho preso qualche anno fa. E tu? Ho ricevuto il mio il mese scorso. È fantastico avere questa libertà. Davvero? Ti piace guidare? Lo adoro. Esplorare nuovi posti in macchina è davvero divertente. Sono d'accordo. Qual è il tuo posto preferito tra quelli che hai visitato finora? Direi la costa, i panorami sono mozzafiato. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di unirmi a te in un viaggio on the road. Pianifichiamone uno presto. Lezione 23. Nozioni fondamentali di business.
Per creare e vendere un prodotto o un servizio, è fondamentale comprendere le aree funzionali dell'azienda. Assolutamente sì. Le aree più importanti sono contabilità, finanza e marketing. Sì. La contabilità aiuta a tenere traccia in modo efficace di spese e profitti. E la finanza ti garantisce di avere i fondi necessari per far crescere la tua attività. Esatto. E il marketing? È essenziale per raggiungere potenziali clienti. Certamente. Una strategia di marketing efficace può decretare il successo o il fallimento di un'azienda. Hai mai pensato di avviare un'attività in proprio? Sì, sono interessato a creare un piccolo negozio online. Sembra entusiasmante. Facciamo un brainstorming di idee insieme. Lezione 24. Passione per la fotografia. Ad alcune persone piace scattare foto delle persone e dei luoghi che li circondano. Sì, la fotografia è un modo davvero meraviglioso per catturare i momenti. Mi piace il modo in cui ti permette di raccontare storie senza parole. Esatto, ogni foto può evocare emozioni e ricordi. Hai un soggetto preferito da fotografare? Mi piace molto catturare i paesaggi, la natura è così stimolante. È meraviglioso. Preferisco fotografare le persone, c'è così tanto carattere da catturare. Sono entrambi fantastici. Organizziamo insieme un'uscita fotografica. Sono emozionato. Sarà divertente esplorare e scattare foto. Lezione 25. Benefici del ciclismo. Preferisco andare in bicicletta quando possibile, è anche un buon esercizio. Fantastico! Andare in bicicletta è un modo davvero divertente per mantenersi attivi. Sì. Inoltre, è ecologico e aiuta a ridurre lo stress. Assolutamente! Hai pedalato spesso ultimamente? Io sì. Cerco di andare a cavallo almeno un paio di volte a settimana. Impressionante! Hai un sentiero preferito? Sì, c'è un bellissimo percorso lungo il fiume che adoro. Sembra fantastico! Mi piacerebbe molto unirmi a te per un giro qualche volta. Organizziamo presto un viaggio in bicicletta. Lezione 26. Forza e intelligenza. Chi è la persona più forte del mondo, secondo te? Questa è una domanda difficile. Ci sono così tante persone forti. Lo so. E chi pensi che sia la persona più intelligente del mondo? Questo è un altro dibattito interessante. L'intelligenza si manifesta in molte forme. Esatto. Alcuni possono eccellere negli studi, mentre altri hanno intelligenza emotiva. Sì, è importante riconoscere che ognuno di noi ha dei punti di forza unici. Sono d'accordo. Celebriamo ogni tipo di intelligenza e forza. Certamente, arricchisce la nostra comprensione dell'umanità. Sono felice che possiamo avere queste discussioni approfondite. Lezione 27. Atmosfera cooperativa. Per favorire un clima di collaborazione, la comunicazione è fondamentale. Sono d'accordo.
È importante ascoltare attivamente le idee di tutti. Sì. Incoraggiare il dialogo aperto fa sentire le persone apprezzate. Assolutamente sì. Quando le persone si sentono ascoltate, sono più propense a dare il loro contributo. Hai visto questo lavoro in qualcuno dei tuoi progetti di gruppo? Sì, quando condividiamo le responsabilità, i risultati sono sempre migliori. Ottima osservazione. La collaborazione stimola davvero la creatività. Continuiamo a promuovere questo nei nostri progetti futuri. Sono a bordo. Porterà al successo tutti i soggetti coinvolti. Lezione 28. Geografia dei Grandi Laghi. Il fiume scorre per chilometri e poi incontra il lago Ontario, il più piccolo dei Grandi Laghi. Interessante. Non mi ero accorto che fosse il più piccolo. Sì. È affascinante come ogni lago abbia le sue caratteristiche uniche. Assolutamente. Svolgono tutti ruoli importanti nell'ecosistema. Hai mai visitato qualcuno dei Grandi Laghi? Sì, il lago Michigan era bellissimo e perfetto per una vacanza estiva. Sembra fantastico. Mi piacerebbe molto esplorarli meglio. Organizziamo insieme un viaggio per vedere alcuni laghi. Sono emozionato. Sarà un'avventura divertente. Lezione 29. Shopping estivo. Ciao, hai fatto shopping ultimamente? Sì, ho bisogno di vestiti nuovi per l'estate. Fantastico. Che tipo di stile stai cercando? Sto pensando ad abiti leggeri e ariosi per la stagione calda. Sono perfetti per l'estate. Comodi ed eleganti. Esatto! Voglio anche trovare dei sandali carini. Diamo un'occhiata alle boutique locali, hanno sempre pezzi unici. Mi piacerebbe tantissimo. Esplorare nuovi negozi è davvero divertente. Trascorriamo una giornata e poi godiamoci un gelato. Lezione 30. I contributi di Edison. Thomas Edison è famoso soprattutto per le sue invenzioni, come la lampadina e il fonografo. Sì, il suo lavoro ha cambiato il mondo in tantissimi modi. È incredibile come una sola persona possa avere un impatto così significativo. Assolutamente. La sua creatività e determinazione sono state fonte di ispirazione. Hai letto qualche libro sulla sua vita? Sì, mettono in risalto la sua instancabile ricerca dell'innovazione. È affascinante. Scopriamo di più sulle sue invenzioni. Mi piacerebbe molto. Scoprire di più su personaggi influenti è sempre illuminante. Non vedo l'ora di immergermi nella sua storia. Lezione 31. Abilità di problem solving. Di recente ho avuto un problema, ma sono riuscito a risolverlo. Che bello sentirlo. Cosa è successo? Ho avuto un problema con il mio provider internet e sono stati molto disponibili a risolverlo. È sorprendente come una comunicazione efficace possa portare a soluzioni. Sì, ho fatto in modo di spiegare chiaramente i miei problemi,
il che è stato di grande aiuto. Anche in queste situazioni l'ascolto attivo è fondamentale. Lo hai trovato utile? Certamente. Ha reso la conversazione più fluida e produttiva. Anche stabilire obiettivi chiari per la discussione può portare a risoluzioni più rapide. Lo terrò a mente per i numeri futuri. Grazie per i consigli. Lezione 32. Suggerimenti per la collaborazione. Sono curioso di sapere come migliorare la collaborazione. Avete qualche suggerimento? Una collaborazione efficace inizia con l'ascolto attivo, che dimostra rispetto per il contributo di tutti. Ottima domanda. Come fai a garantire che tutti si sentano ascoltati? Incoraggiare il dialogo aperto e chiedere feedback può aiutare a creare un ambiente confortevole. Assolutamente. Che ne dici di stabilire obiettivi chiari? Questo è essenziale. Avere obiettivi comuni mantiene tutti allineati e concentrati. Sono d'accordo, senza obiettivi chiari è facile perdere la direzione. È anche utile stabilire dei ruoli in modo che tutti conoscano le proprie responsabilità. Ha senso. Cercherò di implementare queste strategie nel mio prossimo progetto di squadra. Lezione 33. Aspirazioni di carriera. È un piacere conoscerti. Sono curioso di sapere qualcosa in più sul tuo background. Anche io sono felice di conoscerti. Sono originario di una piccola città, ma mi sono trasferito qui per nuove opportunità. Sembra interessante. Cosa ti ha spinto a fare un cambiamento così grande nella tua vita? Ho sempre desiderato esplorare culture diverse e crescere professionalmente, quindi ho pensato che questa fosse l'occasione perfetta. Da quando ti sei trasferito, hai pensato ai tuoi obiettivi di carriera a lungo termine? Assolutamente. Il mio obiettivo è lavorare nel mondo degli affari internazionali e spero di viaggiare per lavoro un giorno. Sembra entusiasmante. Quali passi stai intraprendendo per raggiungere questi obiettivi? Attualmente mi occupo di networking e seguo corsi per migliorare le mie competenze, soprattutto in ambito comunicativo. Mossa intelligente. Pensi che il tuo attuale lavoro ti stia aiutando ad avvicinarti a queste aspirazioni? Lezione 34. Prenotazione dell'alloggio. Hai mai prenotato un alloggio online? Sì, certo. Ci sono così tanti siti web tra cui scegliere. È vero. Hai un sito preferito per prenotare? Mi piace molto usarne uno che mostri le recensioni di altri viaggiatori. Le recensioni possono essere davvero utili. Danno un'idea di cosa aspettarsi. Esatto. Inoltre, adoro poter filtrare la mia ricerca per prezzo e posizione. Grazie ai filtri è molto più facile trovare ciò che si desidera. Giusto. E apprezzo anche la possibilità di vedere le foto delle stanze. Le foto possono fare una grande differenza. È bello sapere cosa si sta ottenendo. Lezione 35. Viaggi futuri. Conservo sempre con cura i ricordi dei miei viaggi. E tu? Sono felice di sentirlo. La penso allo stesso modo. Qual è un viaggio che ricordi con più affetto? Ho adorato il mio viaggio in Italia. Il cibo e la cultura sono stati indimenticabili.
Sembra fantastico. Hai mai provato a cucinare qualche piatto italiano? Sì, ho seguito un corso di cucina lì. È stato molto divertente. Scommetto. I corsi di cucina sono ottimi per imparare la cucina locale. Assolutamente. Ricordo ancora come si fa la pasta fresca. Wow, è impressionante. Stai programmando altri viaggi in futuro?